Lui con questi due occhioni sulla parte frontale potrebbe sembrare innocuo, ma vi racconto invece in questa recensione che cosa vuol dire avere un robot aspirapolvere che pulisce e lava troppo bene. Ovviamente lo sto dicendo in accezione positiva, ma ho dovuto riconsiderare un po' di cose perché appunto non avevo mai trovato un robot che pulisse così a fondo la mia casa. Vi racconto tutto all'interno di questa recensione. Se volete supportare le mie prove lo potete fare in un modo semplicissimo, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche e da un po' di tempo anche dandoci hype, e lo potete fare come vedete dalla grafica scorrendo il blocco dei commenti da mobile e premendo l'apposito tastino. Ma adesso iniziamo! Allora, vi dirò, dal punto di vista costruttivo ed estetico, tutti questi robot di tutti i vari concorrenti stanno iniziando a diventare un po' noiosi, mentre invece c'era un po' di sperimentazione. Probabilmente hanno semplicemente trovato la forma finale o comunque stanno andando in quella direzione. Questo però non vuol dire che sia un brutto prodotto da mettersi in casa, è pulito, abbastanza elegante, devo dire, da questo punto di vista. Come vedete non ha torretta LiDAR e questa circolare che si illumina al centro non si solleva. Nel complesso però non è un robot sottilissimo, è più sottile di altri ma non tantissimo, sono 9 cm e mezzo, quindi non passa sotto tantissimi mobili. Nel mio caso per esempio tendeva a incastrarsi prima di bloccare la zona sotto il WC sospeso del mio bagno. Davanti c'è un paraurti e frontalmente c'è un sistema di doppia fotocamera RGB ad alta risoluzione HD, quindi non una fotocamera e un sensore infrarossi, due fotocamere che quindi insieme a una CPU capace di elaborare 10 TOPS può andare ad avere una visione stereoscopica come l'occhio umano più o meno del mondo intorno a noi. Questo comunque non esclude il LiDAR che è comunque presente ma è posizionato tutto intorno. Vedete c'è un sensore qui ma soprattutto vi faccio vedere c'è un sensore che gira. È molto curioso invece qui il design al posteriore che sembra quasi uno spoiler, sembra quasi una macchina sportiva. C'è un LiDAR che gira qua dietro sul retro per aiutare nella mappatura e nel movimento. Appunto tasti sulla parte superiore con questo disco circolare, bumper frontale e adesso vi faccio vedere cosa c'è invece qua sotto. Intanto la rotellina non è posizionata sul frontale, quella per aiutare a girarsi, ma è posizionata al posteriore. Vabbè, finché funziona chi se ne frega. Spazzole laterali e vi faccio vedere una cosa interessante. Intanto non c'è una spazzola che si allunga verso il bordo, quindi è stata fatta questa scelta un po' in controtendenza, ma secondo me potevano mettercela. La cosa interessante è che c'è questo braccetto, diciamo, moscio, chiamiamolo così, che aiuta a girare in modo più gentile, senza scaraventare lo sporco in giro, e quelle volte che lo fa comunque il robot tende sempre a ripassare in quel punto perché c'era troppo sporco, quindi non è delicato al 100%, ma trova comunque quasi sempre un modo poi per portare a compimento la sua pulizia. Qui abbiamo la spazzola centrale che ancora una volta va a rastremare verso uno dei due lati, che è poi il lato dove c'è la bocchetta di aspirazione, in modo che tutto lo sporco piano piano scivoli. E non ho mai pulito questa spazzola, questa è esattamente com'è dopo tutte le pulizie che ho fatto per la recensione, quindi veramente molto bene. Devo dire da questo punto di vista i robot stanno veramente migliorando tantissimo. Ci sono due cose che hanno cambiato drasticamente la mia esperienza di pulizia. La seconda, in termini di importanza, è proprio questo blocco di aspirazione che come altri si può muovere, si può tra virgolette sollevare, ma in realtà è al contrario, ovvero viene fatta una pressione sul pavimento affinché soprattutto sui tappeti venga creato un effetto vuoto. Quello che dice Narval è che puoi avere tutti i pascal che vuoi, ma se poi questo effetto risucchio si disperde con tutta l'aria intorno, non otterrai granché. 22.000 pascal, comunque un valore assolutamente super premium, ma gestiti al massimo con un blocco che fa pressione soprattutto sui tappeti, appunto, per creare un effetto vuoto e pulire meglio. E devo dire che ho notato una differenza. Non è un game changer assoluto, ma è un ulteriore step in avanti. Che cosa per me è stato, almeno fino ad oggi, un game changer? Questo blocco con il rullo. Non è il primo robot con il rullo che provo, ma è il primo robot con il rullo che provo in cui il rullo mi ha dato un'esperienza da vera lava pavimenti a rullo, appunto.
Questo rullo, tra le altre cose, si può spostare lateralmente, non lo posso fare a mano, ma dalle immagini lo vedrete, per andare a pulire fino al bordo, lasciando qui sul lato destro al massimo 4 mm fino al muro, che è veramente sorprendente, riesce veramente a lavare fino all'estremità. Anche la gestione per eventualmente sostituire o dare un ulteriore lavaggio di pulizia a questo rullo è abbastanza semplice. Avete visto che adesso l'ho sollevato, non si sgancia tutto il meccanismo, ma io da qui posso tirare, ora con una mano non è facilissimo ma ci sto riuscendo lo stesso, il panno per poi andarlo eventualmente a lavarlo in lavatrice o a sostituirlo definitivamente. La cosa veramente interessante è che proprio come la spazzola centrale non ho fatto nessun lavaggio aggiuntivo a questo rullo, che è veramente perfetto, cioè è pulitissimo, non ho nessun problema a strofinarci la mano sopra perché non si sporca, non ho proprio l'impressione che questo panno sia sporco, ma anche a occhio nudo lo si vede e viene pulito perfettamente. Viene pulito perfettamente grazie a un raschietto che raschia via lo sporco e l'acqua sporca durante la pulizia, la immagazzina in un contenitore interno da 120 mAh e gli fornisce nuova acqua, e per la prima volta su un robot aspirapolvere l'acqua che viene fornita è acqua calda. Quindi l'acqua non è solo calda nel momento in cui lui la scalda qua dentro, tra l'altro fino a 80 gradi, ma rimane calda anche dentro il robot a 45 gradi, e devo dire, ho notato una cosa, è uno dei pochissimi robot che fa riprofumare di legno il mio parquet quando ci passa sopra, pur utilizzando l'impostazione dell'acqua al minimo, grazie proprio al fatto che utilizza acqua calda che va davvero a scrostare eventualmente lo sporco più profondo. Faccio un piccolo passo indietro, ma tornerò a parlarvi della mia esperienza di pulizia parlando di navigazione. Devo dire che questi robot senza una torretta LiDAR stanno diventando sempre più simili a robot con la torretta LiDAR. Io sinceramente non ho veramente notato nessuna differenza rispetto ai top premium robot con torretta LiDAR. La navigazione nello spazio, la mappatura, la velocità di movimento l'ho trovata veramente al top. Tra l'altro con l'impostazione che vi farò vedere nell'applicazione di ritorno intermedio, quindi ogni 20 metri quadri tornare alla base, considerando che una casa di 100 metri quadri, poi calpestabili con tutti i mobili, le cose che avrete in giro, probabilmente sarà una metà, tornerà un paio di volte intermedie a lavare il suo rullo, che è meno di quello che fanno i robot con i moci, e quindi alla fine la pulizia sarà più veloce. C'è anche un LED frontale per illuminare le zone più buie e si accende anche abbastanza spesso, anche quando non è nel buio completo, e torno a parlarvi della pulizia. Quindi molto bene l'aspirazione, grazie appunto proprio al sistema di sottovuoto, diciamo così, che crea il blocco di aspirazione, 12 Newton di pressione anche per il rullo sul pavimento, tutto quello che vi dicevo prima, ma come ho notato che questo robot è troppo buono dal punto di vista della pulizia, come fa a essere troppo buono? Non può essere troppo buono, può essere buono e basta. Ho avuto una conseguenza negativa che ho imparato dai miei errori. Io vi dico spesso nelle recensioni che è il contenitore dell'acqua sporca che dovete poi svuotare in teoria alla fine di ogni lavaggio, eccetera eccetera, ma poi, come tutti gli esseri umani, scopro che non succede nulla se lo lasci lì un giorno, 2 giorni, ma anche una settimana, anche 2 se magari lo uso meno, mi impigrisco, poi magari gli do una bella pulita e ho risolto. Ecco, con questo robot ho capito che non lo posso fare perché lava così bene che l'acqua sporca che c'è qua dentro è veramente, veramente sporca, e la casa è sempre la stessa, usata nello stesso modo, e quindi se la lascio dentro una settimana, 10 giorni, va a creare dei cattivi odori che con gli altri robot non era mai successa una cosa del genere. Contenitori da 5 litri e 4 litri e mezzo, 5 per l'acqua pulita, 4 litri e mezzo per quella sporca. Se apriamo questo contenitore qui abbiamo il sacchetto della polvere da 2 litri e mezzo, non ve l'ho fatto vedere, ma all'interno del pannello superiore c'è anche sotto l'acqua pulita uno scompartimento per il detergente in un formato proprietario. Trovate una confezione all'interno
della base. Altra cosa che ho imparato è che per quanto lui si autopulisca molto bene durante il lavaggio e si pulisca ancora meglio quando poi torna alla base, la piastra qua sotto comunque potrà contenere dello sporco, perché nonostante tutti gli sforzi che possa fare, adesso l'ho un po' pulita, ma ho trovato, dopo qualche settimana di utilizzo, tutta una parte di sporco qui che non ho trovato sugli ultimi robot premium. Non so se qui ci può essere comunque del margine di miglioramento per quanto riguarda il sistema di autopulizia Narval, ma posso dire che comunque sicuramente è anche sintomo di un lavaggio estremamente profondo. Eccoci all'interno dell'applicazione di Narval. Se seleziono il robot entro all'interno e vedo ovviamente fin da subito la mappa della casa. È uno di quei robot, mi piace, che segna sia il muro, quindi vedete che qui riconosce esattamente dov'è il confine della stanza, che invece la parte di superficie dove lui riesce a pulire, che è quella un po' più scura. Ha riconosciuto in automatico i tappeti, ha riconosciuto in automatico alcuni mobili, anche se li ha posizionati un po' così. Li ho lasciati così apposta, ma potete tranquillamente riselezionarli. Una cosa che mi è piaciuta molto è che ha riconosciuto correttamente le aree che riguardano gli animali, quindi le ciotole del cibo e in questo caso la lettiera. Tra l'altro perfetto perché qui nel mezzo c'è uno sgabuzzino e lui ha lasciato lo spazio vuoto, altri robot invece lo riempiono in modo un po' così curioso di come abbiano fatto a sapere cosa c'è dentro quella stanza. Vabbè, sono piccolezze. Fino a qui è tutto chiaro. Vi dirò, non tutta l'app è chiarissima, quindi vi aiuterò anche a trovare un po' delle opzioni che magari non riuscireste a trovare altrimenti, e non tutto è tradotto benissimo. Allora, si può fare la pulizia di tutta la casa se non selezionate stanze, oppure semplicemente selezionando le stanze da pulire potete scegliere di pulire le stanze, oppure selezionare delle zone. Vedete qui per esempio questa è l'ultima che avevo creato, ma potete crearne anche di più, quindi più zone. Una volta che avete avviato la pulizia a zone non potete aggiungerne altre, dovete interrompere se volete, se avete cambiato idea. In basso il tipo di pulizia, quindi aspira e lava, aspira e poi lava, aspira lava, oppure personalizzato, dove scegliete queste opzioni per singola stanza. Se premete sui pallini, quello che vedete è che in questo caso io ho scelto aspira e lava, ma ho lasciato comunque che scegliesse tutto lui con Freo Mode, ovvero la sua intelligenza artificiale. C'è una versione Freo gestito, che è un po' una via di mezzo fra il Freo Mode e la personalizzazione, dove selezionate tutte le impostazioni. In altre impostazioni di pulizia andate in un menu che trovate appunto nelle impostazioni, ma che rivedremo a brevissimo. Mentre invece un Freo gestito, andiamo su imposta, vi permette sostanzialmente di decidere un pochino come deve ragionare questa I, che per me è un po' un controsenso, ma se vi sembra che sia troppo poco intenso, troppo intenso, insomma potete cambiare per esempio un po' manualmente, dire ok, decidete l'aspirazione ma decido io quanto devo essere bagnato, il rullo, idem per il livello di precisione di pulizia, eccetera eccetera. Anche qui il livello di precisione non è correttissimo perché è più il modo in cui naviga lo spazio. A sinistra avete la programmazione, mi piace questa barra in basso con le tre opzioni principali, quindi da qui potete andare a scegliere le varie impostazioni e riscegliere un po' tutte le impostazioni per ogni programmazione, e qui abbiamo lo storico. Torniamo qui sulla pulizia, dove vediamo che abbiamo anche un campo di ricerca, se cercate un'opzione, cosa che non sempre è presente. Il tastino per la mappa vi permette sì di cambiare intanto la visualizzazione, per esempio non voglio vedere i mobili all'interno della mappa, per esempio. Potete creare più mappe, ma vi faccio vedere una cosa interessante. Alcune opzioni sono un po' nascoste all'interno di questo menu. Qui potete cambiare l'ordine di pulizia, che devo essere sincero, non mi sembra che lo rispetti proprio sempre. Probabilmente va in conflitto con alcune altre opzioni che ho scelto, che adesso vi faccio vedere. Modifica della mappa, qui potete ovviamente cambiare la mappa, rinominare, unire, dividere le stanze, gestire i mobili. La cosa che io vi voglio far vedere è intanto la possibilità di modificare le aree di pulizia degli animali, di cambiare il materiale del pavimento, ma soprattutto è da qui che si gestisce come sono puliti i tappeti, non lo trovate in altre impostazioni. Ne ha trovati tre, uno piccolo piccolo qui nella toilette, e per ciascuno potete decidere cosa deve fare, ma c'è un'impostazione predefinita. Le traduzioni qui non sono chiarissime, vi dico che se volete che aspiri sui tappeti, l'opzione giusta è potenziamento della potenza.
che però non sembrava che, almeno a me, non mi sembrava che escludesse il lavaggio, invece esclude il lavaggio. Ma per fare ancora meglio, voi andate nelle impostazioni, andate in pulisci, che è il menu di prima, e attivate pulizia prioritaria dei tappeti. Visto che il blocco del rullo non si alza tantissimo, a meno che non abbiate tappeti a pelo cortissimo, io in realtà ce l'ho, questa voce è interessante perché quello che fa è, prima di bagnare il rullo, quando voi avviate il lavaggio, lui va ad aspirare i tappeti, poi torna alla base, bagna il rullo e comincia tutto il processo. Qui ci sono altre opzioni: lavaggio mop per zona, ovvero ogni quanto volete che torni in base a lavare di nuovo completamente, perché comunque lo fa continuamente durante il passaggio, ma se volete che ricambi tutta l'acqua e ripulisca tutto ogni quanto tempo. Questo è il menu Freomind di prima. In generale c'è qualche altra opzione e in stazione base abbiamo, se volete, un'asciugatura intelligente, silenziosa, potente, idem per la pulizia predefinita della stazione di base, che, come vi ho detto, non è la migliore in assoluto. Questo robot pulisce troppo e probabilmente forse è leggermente sottodimensionato il sistema di autopulizia della base, ma non è una cosa drammatica. Raccolta della polvere e modalità di raccolta della polvere. Famiglia con animali domestici, qui cosa volete che faccia per ciascuna opzione. Vedete che non sono un po' nascoste alcune opzioni, ma potete scegliere tutte le varie opzioni scavando un pochino all'interno di questo menu. Elenco mappe, lingua e voce e levitamento degli ostacoli in AI. Potete attivare il Real Photo, che non è attivo di default, anche perché per la privacy, perché scatti foto agli ostacoli. Qui per esempio ha riconosciuto un ventilatore che ha un cavo attorno e ve lo sta segnalando. Per esempio qui c'è un sacchetto in terra e se ve lo faccio vedere, ecco qua che ha riconosciuto il sacchetto di plastica. Potete usarlo per la sorveglianza e anche scegliere di creare un record di viaggio, anzi un percorso di viaggio. Lui va in giro e controlla la casa secondo quel percorso. Tappando questo simbolo ci sono delle altre impostazioni specifiche per la base di svuotamento, vi dà un po' intanto lo stato del sacchetto della polvere, cosa che quasi nessun altro fa, e poi ci sono delle opzioni per forzare il lavaggio del mop, che poi non è un mop perché è un rullo, quindi anche qui traduzione un po' così, asciugatura del panno, non è un panno ma è un rullo, raccolta della polvere eccetera eccetera, stato degli accessori e poi invece in impostazioni andiamo a vedere un po' gli stati di tutti i consumabili. Insomma, non tutto è facilissimo da trovare, ma spero che nel caso di avervi aiutato io a capire quali sono le varie opzioni. Una volta, diciamo, navigate queste cose e capito come funziona, questa applicazione, devo dire, a grandi linee fa tutto quello che deve fare e anche qualcosa in più. Bene anche l'autonomia, 6400 mAh per quanto riguarda appunto la batteria, che gli garantiscono senza problemi di riuscire a pulire una casa di 150 ma anche 200 metri quadri senza veramente aver bisogno di una ricarica intermedia. È compatibile con gli assistenti vocali, è compatibile con Matter, è compatibile con il suo assistente vocale, con i suoi comandi per farlo pulire sotto il tavolo, sotto il divano, quello che volete. E ha un prezzo da premium, anche se non folle come gli altri. E qui arriva la parte interessante, perché lui costa 1299 euro, che sono un sacco di soldi. Sono comunque meno di altri robot premium che arrivano anche a 1500-1600, ma qui siamo veramente nel Fanta robot aspirapolvere. La cosa interessante è che al lancio lui viene proposto a 899 euro, che sono 400 euro in meno del prezzo di listino, che quindi, a essere onesti, mi viene da dire che Narval l'ha sparato veramente grosso, giusto per dire ho un robot da 1300 euro, ma rimane un fatto. È un robot premium che al lancio viene proposto a meno di 900 euro, a 900 euro meno spiccioli, che è un prezzo veramente notevole. In un momento in cui vedrete un sacco di recensioni di robot, di prove qui sul canale, sono abbastanza convinto che gli altri spareranno più in alto anche per le promozioni di lancio. E quindi con meno di 900 euro al momento, per i robot che ho provato io, vi portate a casa un vero campione di pulizia, soprattutto dal punto di vista del lavaggio. Seppur con qualche minima imperfezione, ho notato per esempio che non vi ho parlato del riconoscimento degli oggetti, che funziona alla perfezione, finti escrementi, giocattoli, cavi, tutto perfetto, riconosce bene anche per esempio la polvere più grossolana e applica una pulizia più profonda.
e poi però dove non è stato perfetto al 100% è sui liquidi, che li ha riconosciuti, ma alla fine del lavaggio ne aveva tralasciato un pezzettino che è rimasto lì in terra e l'ho dovuto rimandare io. Però veramente, a parte queste piccolissime cose, devo dire che siamo veramente al super top. Altra piccola critica che gli posso fare, per esempio, è la spazzola laterale che non si estende, oppure il sistema di autolavaggio della base, che forse l'azienda dovrebbe trovare un modo di fare ancora più intenso perché richieda meno intervento umano, ma anche qui sono veramente piccole cose. Per un prezzo di lancio così aggressivo, per me questo Narval Flow è promosso e devo dire che Narval sta facendo veramente molto bene per farsi conoscere dal pubblico. E per questa recensione è tutto. Se non l'avete mai fatto, supportarci è gratis e sono 2 click, quello per iscrivervi al canale e quello per attivare la campanella delle notifiche. E c'è un nuovo modo, quello di hype: scorrete il blocco dei commenti, premete il tastino hype e ci aiuterete a farci conoscere all'interno di YouTube. Grazie ancora una volta, disclaimer finale: Narval ci ha inviato questo sample ma non ha visto questo video in anteprima, non ha fornito input editoriale, non ha fornito compenso economico. Grazie e noi ci vediamo a un prossimo video.